Cari amici, buongiorno, bentrovati sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento delicato perché ha a che fare con lo scandalo legato agli Epstein File, ma in particolare parleremo di uno dei file, di delle email che è comparsa in mezzo a questa mole esagerata di documenti, di foto, di lettere e altri materiali che sono stati desecretati dal Dipartimento di Giustizia americana e lo faremo sulla scorta di un mio articolo che è stato pubblicato sul LiveSite News lo scorso 11 febbraio. Tra gli Epstein File compare un'email che definisce il cambio di leadership dello IOR, avvenuto nel 2012, più importante della rinuncia di Benedetto XVI, avvenuta l'anno seguente. Lo scorso 30 gennaio il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato oltre 3 milioni dei cosiddetti Epstein File. E tra questi, alcuni reporter hanno individuato un'email che appare essere stata inviata a Larry Summers, già segretario del Tesoro americano, datata 21 febbraio 2013, in cui si commenta il cambio al vertice dello IOR. Ecco, questa è la mail incriminata. Il cambiamento più importante in Vaticano potrebbe non essere l'improvvisa rinuncia di Papa Benedetto XVI, ma il cambio di leadership all'Istituto per le opere di religione, si legge nell'email. Lo scorso maggio il presidente della Banca Vaticana, Ettore Gotti Tedeschi, è stato licenziato dopo che le autorità italiane avevano aperto un'indagine su un vasto schema di corruzione nel quale sarebbe stato coinvolto. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati 47 dossier, compresi materiali compromettenti sui suoi nemici interni in Vaticano. Contenevano istruzioni su come utilizzarli nel caso gli fosse accaduto qualcosa. Questo è quello che si continua a leggere in questo file desecretato. Ancora si legge: le intercettazioni telefoniche di Tedeschi hanno inoltre rivelato che temeva di essere assassinato perché conosceva i segreti del Vaticano. Alla fine del 2012 stava collaborando con l'indagine italiana in corso. Fu a questo punto che il potentissimo Collegio dei Cardinali, in uno degli ultimi atti del pontificato di Benedetto, nominò l'avvocato tedesco Ernest von Freiberg presidente della banca. Poi arrivò la straordinaria rinuncia di Papa Benedetto. La diffusione di queste email ha generato nuovamente in alcune testate internazionali, prevalentemente, una nuova serie di speculazioni sulle vere ragioni dietro la rinuncia di Papa Benedetto XVI e sulla presunta situazione di ricatto in cui verserebbe ancora oggi Gotti Tedeschi. Ma ad un'attenta analisi, l'email in questione contiene diversi elementi di criticità e una serie di informazioni e ricostruzioni grossolane, se non addirittura erronee, che è possibile decostruire e riorganizzare con criterio, dal momento che tutte le vicende cui si fa qui riferimento sono ben note alla storia giudiziaria italiana degli ultimi anni. A cominciare dal fatto che lo IOR non è la Banca del Vaticano, come spesso ci si ostina a dire in ambito giornalistico, ma un ente che gestisce beni mobiliari e immobiliari destinati alle opere religiose in senso lato, il quale ente fa uso di banche italiane ed estere come intermediari per operare nel sistema finanziario. Quindi lo IOR non è una banca, però ci si ostina a presentarla in questo modo, con tutto quello che questo implica.
Dunque, andiamo con ordine. Che cosa era successo? Dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, furono introdotte norme internazionali molto più restrittive per i sistemi bancari, note come standard FATF, con l'obiettivo di contrastare le attività di riciclaggio, in particolare relative al finanziamento del terrorismo. In base a queste normative furono create 3 liste internazionali. La blacklist elencava i paesi con gravi carenze nei sistemi antiriciclaggio. La grey list, i paesi sotto osservazione, con carenze ma collaborativi. Infine, la white list, gli stati che rispettavano gli standard FATF. Benedetto XVI aveva molto a cuore la credibilità della Santa Sede, anche a livello economico. Le banche, dopo il 2001, monitoravano in maniera rigidissima tutte le transazioni vaticane, perché ritenute non pienamente conformi alle nuove normative. Benedetto XVI dunque nominò Ettore Gotti Tedeschi presidente dello IOR il 23 settembre 2009. I due si conoscevano da diversi anni e il pontefice ben conosceva la serietà, la professionalità e la discrezione dell'economista italiano che aveva persino curato la sezione economica della nota enciclica Caritas in Veritate pubblicata pochi mesi prima, il 29 giugno del 2009. Uno dei compiti principali di Gotti Tedeschi fu quello di introdurre in Vaticano una legge antiriciclaggio che permettesse allo Stato Pontificio di entrare nella white list. Egli lavorò a lungo in concerto con il cardinale Attilio Nicora. Il 30 dicembre 2010 Benedetto XVI istituiva con motu proprio la nuova legge antiriciclaggio del Vaticano, elaborata da Gotti Tedeschi e Nicora, e istituiva anche l'autorità di informazione finanziaria, l'AIF, con a capo lo stesso Nicora. Tuttavia, all'interno della curia, molti erano contrari a questi cambiamenti, chi per timore di perdere sovranità, chi, come lo stesso Gotti Tedeschi spiegò a Euronews, perché riteneva illegittimi i controlli internazionali, confondendo segretezza con riservatezza, senza capire che l'assenza di controlli interni avrebbe inevitabilmente portato a controlli esterni ancora più spiacevoli. Così, all'insaputa di Benedetto XVI, la legge antiriciclaggio fu modificata il 25 gennaio 2012 tramite un intervento del governatorato che riformulò parti sostanziali della normativa. Le banche iniziarono a chiudere i conti con lo IOR e in concomitanza scoppiò il caso Vatilix, che andava a esporre mediaticamente documenti riservati e contrasti interni nella gestione economica e finanziaria del Vaticano. Sempre all'insaputa del Papa, pochi mesi più tardi, il 24 maggio 2012, Ettore Gotti Tedeschi veniva sfiduciato con 9 capi d'accusa dal Consiglio di Sovrintendenza dello IOR, cioè il board laico che governa operativamente l'ente Vaticano, sebbene questo consiglio non avesse potere in tal senso. Infatti, spetta alla commissione cardinalizia esercitare il controllo ultimo e nominare o sostituire i vertici. Qui troviamo la prima grave inesattezza dell'email di Epstein. Gotti Tedeschi non fu licenziato e non fu sostituito da Ernest von Freiberg come in uno degli ultimi atti del pontificato di Benedetto. Al contrario, per 9 mesi i cardinali della suddetta commissione si rifiutarono di accettare la sfiducia effettuata dal Consiglio, lasciando di fatto la posizione di Gotti Tedeschi in una situazione di vacanza. Von Freiberg fu nominato presidente IOR solo il 15 febbraio 2013, cioè 3 giorni dopo
la dichiarazione di rinuncia del pontefice, proprio quando la commissione cardinalizia di vigilanza dello IOR venne rinnovata, ma annunciata, questo rinnovamento fu annunciato sul bollettino ufficiale solo il giorno seguente, con il cardinale Nicora sostituito dal cardinale Domenico Calcagno. Si stava evidentemente preparando un ambiente nuovo. Per di più, Gotti Tedeschi non è mai stato coinvolto in alcun vasto sistema di corruzione. In breve, che cosa è successo? Nel 2012 i vertici di Finmeccanica, la più grande azienda italiana statale attiva nei settori dell'alta tecnologia e della difesa, furono al centro di indagini per corruzione internazionale, che riguardarono presunte tangenti legate a forniture militari all'estero, in particolare elicotteri venduti all'India. Le accuse si rivelarono infondate, ma l'inchiesta ebbe forti ripercussioni politiche e mediatiche. Durante le indagini, Gotti Tedeschi fu intercettato durante una conversazione con un alto dirigente di Finmeccanica e la sua abitazione fu perquisita, non in qualità di indagato, nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma. Alcuni giornali parlarono di 47 faldoni sequestrati dalle forze dell'ordine, all'interno dei quali si sarebbe trovata una lettera in cui l'ex presidente IOR raccomandava di usare un determinato memoriale come polizza sulla propria vita. In realtà si trattò di una drammatizzazione giornalistica basata su un appunto reale, ma molto meno sensazionalistico di come fu raccontato. Gotti Tedeschi esprimeva in realtà preoccupazione, certo, per la propria incolumità, una preoccupazione legittima, visto il ruolo delicatissimo che egli aveva rivestito per quasi 3 anni in Vaticano, ma questo non vuol dire che Gotti Tedeschi fosse sotto minaccia reale da parte di qualcuno, né risulta che tra quei file di backup, piuttosto che faldoni sequestrati, come hanno titolato i giornali all'epoca, ecco, non risulta che tra quei file di backup prelevati dagli inquirenti ci fossero materiali compromettenti sui nemici interni in Vaticano, no? Questi presunti nemici interni dello stesso Gotti Tedeschi. Quindi questa email di Epstein a Summers, email presunta perché di per sé il file pubblicato così non dimostra nulla e tra l'altro stanno emergendo gradualmente che molti degli Epstein file in realtà sono dei falsi, fotografie e non solo, bisognerebbe chiedersi perché sono stati inseriti anche questi falsi da parte del Dipartimento di Giustizia americano, presenta quindi diversi elementi che non corrispondono alla realtà dei fatti e che suscitare, non dovrebbero suscitare clamori particolari. Inoltre, perché mai una persona potente e con tanti agganci, evidentemente, come l'ex segretario del Tesoro americano, nonché candidato alla presidenza della Federal Reserve, dovrebbe aver sentito la necessità, con tutte le fonti ben più autorevoli e informate di cui sicuramente disponeva, di chiedere a Epstein, proprio a Epstein, chiavi interpretative sulla rinuncia di Benedetto XVI. Secondo l'oggetto dell'email desecretata, infatti, Summers Summers avrebbe rivolto una domanda in tal senso a Epstein una settimana prima, cioè in concomitanza alla dichiarazione della rinuncia da parte di Papa Ratzinger. E questa perplessità diviene ancora maggiore se consideriamo che la risposta di Epstein è praticamente l'inoltro di un'altra mail che egli aveva ricevuto. Eccola qui, quasi un'ora prima, da parte del giornalista investigativo americano Edward J. Epstein. Si badi bene che l'omonimia potrebbe mandare in confusione, ma sono due persone distinte e neanche imparentate tra loro. Una lettura rigorosa dei fatti, dunque, ridimensiona fortemente la portata rivelatrice dell'email emersa dagli Epstein, da questa email perlomeno, emersa dagli Epstein file. Non offre
in realtà elementi nuovi o attendibili per reinterpretare la vicenda dello IOR e ancor meno per stabilire un nesso causale tra la rimozione di Gotti tedeschi e la rinuncia di Benedetto XVI. Al contrario, ripropone ancora una volta una narrazione confusa, costruita per accumulo di suggestioni, imprecisioni cronologiche e forzature interpretative. Molto probabilmente, cosa sta alla base di questa email, se accettiamo comunque l'autenticità, ripeto, cosa non scontata, molto probabilmente Jeffrey Epstein riteneva così importante il cambio al vertice dello IOR semplicemente perché Benedetto XVI aveva portato avanti un processo improvvisamente interrotto o deviato per trasformare il Vaticano da paradiso fiscale, o almeno tale era percepito da molti magnati, come dimostra la nota e triste storia dello IOR dagli anni 70 in avanti, a stato finanziariamente trasparente. E questo a tanti, incluso lo stesso Epstein, non era gradito. Come sempre, cari amici, se volete sostenere il mio apostolato, vi invito a sostenermi, vi sono varie modalità per farlo. Il primo che vi consiglio è acquistare il mio libro Conosci te stesso, trovate il link in descrizione e nel primo commento fissato in alto sotto a questo video. Conosci te stesso, corso base di antropologia cattolica, un libro, un manualetto molto snello, molto rapido per imparare a conoscere la natura dell'essere umano da una prospettiva cattolica, aristotelico-tomista. Un altro modo che potete usare per sostenere il mio apostolato è quello di iscrivervi alla Scuola Biblica Cattolica, che è un vero e proprio corso di esegesi biblica tradizionale che trovate qui sul mio canale YouTube. Se effettuate l'abbonamento, il secondo livello è proprio quello destinato alla scuola biblica. Trovate anche qui il link in descrizione. E poi un altro modo che avete per sostenere è quello di fare eventualmente delle donazioni secondo la vostra generosità, secondo il vostro buon cuore. Trovate sotto ogni video il pulsante a forma di cuore con dentro il simbolo del dollaro. Grazie per la vostra attenzione, che Dio vi benedica. Ave Maria.